Buongiorno giovani, come avevo promesso ieri nel post, oggi esce un video, vi parlo del viaggio che farò. Allora, il viaggio intanto è questo qui, molti di voi l'hanno visto, guardate com'è bello, 15.000 km, ringrazio Marco del Vespa Club Albano Laziale vicino Roma per avermi regalato questa bellissima mappa che metterò dietro la Vespa, così in modo che le persone che mi sorpassano possono vedere il giro che faccio. Allora, questo viaggio, come ho scritto ieri, ci sono restrizioni, ci sono tamponi da fare, ovviamente ancora la situazione è incerta. Io parto fra un mese, in Italia leggermente la situazione sta migliorando, si parla già della prossima settimana di quasi tutta Italia in zona arancione, adesso siamo metà e metà, quindi piano piano sta migliorando. In Gran Bretagna ci sono 5.000 casi e prima ce n'erano 40.000, quindi anche in Gran Bretagna sta migliorando, anche se lì le restrizioni sono serie e severe. In Germania pure, però si può entrare, in Svizzera si può entrare con un semplice tampone 48 ore prima, quindi c'è quarantena da qualche parte, ma queste sono cose che ci sono adesso, magari non ci sono fra un mese e mezzo, chi lo sa. Io fra un mese e mezzo lascerò l'Italia, inizierò l'8 maggio da qui, ma poi entrerò in Svizzera, mi sembra il 16 o 17 di maggio, quindi ci vuole un mese e una settimana, sono circa 40 giorni. Quindi chi lo sa come cambiano le cose, anche perché stiamo avviando all'estate e non credo che i posti possano perdere tantissimo turismo, perché se perdono giugno, perdono luglio, poi l'estate è quasi andata, quindi secondo me alleggeriranno. Però detto questo, io potrò sempre cambiare il viaggio, potrò sempre cambiare le rotte, potrò fermarmi una settimana in più in un paese se quello dopo è chiuso, quindi posso cambiare. La mia idea di viaggio è questa, perché un viaggio di 15.000 km, come lo intendo io, conoscendo e voler conoscere tante cose, non è che puoi alzarti la mattina e parti domani, quindi non potevo deciderlo a maggio di fare questo giro, almeno che poi non sarei partito a giugno-luglio, perché c'è un sacco di cose da organizzare, quindi tutti i passi, poi adesso i tamponi, i Vespa Club da incontrare, i traghetti, i visti, un sacco di burocrazia, quindi non puoi organizzarlo veloce. Poi siccome a me piace andare in posti non in grandi città, mi piace andare nella natura, ho tracciato la mappa giorno per passare in determinati posti che volevo visitare. Passerò in strade meravigliose che poi vi racconterò sul mio canale YouTube man mano. Ho deciso di fare un video al giorno per tutti i giorni, tranne che non ho problemi di connessione internet, tutti i giorni di sera, non so, le 8, 9, 7 di sera, dipende, caricherò un video su YouTube. Il viaggio è così, partirò dall'Italia, quindi dalla Calabria, le prime tappe saranno Matera, città europea della cultura 2021, credo, o 20. Poi andrò a Campobasso, Pesaro, zona di Desenzano, quindi zona di Brescia. C'è una mia amica che mi ospita nella provincia di Brescia, ma c'è anche un ragazzo che mi ospita in provincia di Mantova, quindi dipende. Poi Torino e entrerò in Svizzera o dalla Valle d'Aosta o dal Piemonte, devo vedere un po' le cose. Poi mi farò Svizzera, rimarrò lì 5-6 giorni tra il sud della Svizzera, quindi la parte francese e la parte tedesca, e poi salirò verso la Germania, mi farò Monaco, Berlino, zona di Berlino, poi Hannover e scenderò pian piano verso la zona di Dortmund, Lussemburgo, Belgio, e lì mi imbarcherò per l'Inghilterra, per la Gran Bretagna. Gran Bretagna entrerò a Londra e mi farò tutti i posti fino al nord della Scozia. Riscendendo mi farò Nord Irlanda, poi Irlanda, imbarcherò la Vespa per andare a Liverpool e scenderò pian piano Galles, Cardiff, Portsmouth e prenderò il traghetto per la Francia. Francia mi farò la porta bellissima della Normandia, Mont Saint-Michel, bellissima, Rennes, Angoulême, credo che si chiama, prima di Bordeaux, e poi farò tutta la costa spagnola. Nel viaggio del 2019 ho fatto il Cammino di Santiago in Vespa, che è leggermente sotto la costa. Adesso mi farò proprio la costa, quindi San Sebastián, Santander, Oviedo, Gijón, La Corugna, e poi scenderò al Portogallo, mi farò un paio di posti in Portogallo, non come ho fatto 2 anni fa che l'ho tagliato quasi tutto. Mi farò un paio di posti che sono Guimarães, dove c'era il raduno europeo, purtroppo l'hanno saltato, Coimbra, e poi entrerò in Spagna, scenderò verso Siviglia, Tarifa, che è proprio la punta più a sud della Spagna, dove si vede il Marocco. Lì imbarcherò la Vespa per andare in Marocco, mi farò un bel giro di una settimana in Marocco, tra Casablanca, Rabat, Marrakech, Fes,
tutte queste parti, tutte queste cose, rientrerò in Spagna perché non si può entrare in Algeria attraverso il Marocco, la frontiera è chiusa dal 94, quindi rientrerò in Spagna e mi farò un'altra parte magnifica della Spagna, la parte sud dell'Andalusia con Cordova, con Granada, con Almeria, tutti posti magnifici e lì dovrei prendere un traghetto o ad Almeria o ad Alicante per l'Algeria. Mi farò tutto il nord dell'Algeria ed entrerò in Tunisia per poi prendere un traghetto e rientrare in Sicilia, a Palermo, farmi tutta la Sicilia, Messina, Reggio Calabria e casa. Ovviamente questi viaggi, come ho detto prima, tutto dipende dalle restrizioni, dalle varie cose. Ci vuole il visto in Algeria, che è un visto abbastanza complicato perché non devi andare alla frontiera, ma devi andare all'ambasciata. E all'ambasciata ti chiedono foto, certificato di residenza, assicurazione medica, estratto conto bancario, che vogliono vedere se che tu abbia i soldi a disposizione per poter viaggiare. Io in Algeria al massimo rimarrò 4-5 giorni, non moltissimo. Poi ci vuole l'assicurazione della Vespa sia in Marocco che in Algeria, però questo si può fare per fortuna all'entrata. Quindi ci sono delle cose da gestire. In Gran Bretagna per fortuna non ci serve ancora né il passaporto, solo la carta né il visto, ci vuole solo la carta d'identità. Questa vale fino al 20 ottobre, poi ci vuole il passaporto. Ma per fortuna il visto per la Gran Bretagna non serve. Per tutti gli altri posti dove toccherò, con la semplice carta d'identità o passaporto ovviamente, potete entrare. Io camminerò col mio passaporto e non avrò problemi ad entrare. Poi, come dicevo prima, per i tamponi bisogna farli 48 ore prima, almeno questo è fino adesso, poi bisogna vedere, ma se rimane solo questo, sarò anche felice di farli, perché mi piace, spenderò 200 ore in più al viaggio per tamponi, però sono sicuro che vado nei posti e sarò sempre negativo. Perché farmi i tamponi ogni volta che entri in paese significa di farmelo almeno un tampone a settimana, almeno una settimana. Quindi per 2 mesi, 3 mesi di viaggio avrò sempre sotto controllo la mia situazione. Quindi se sarò negativo mi bloccherò subito dove sono, in quarantena, da solo e vediamo. Quindi da una parte io sarò molto sicuro dal mio punto di vista della salute, perché mi farò tamponi a manetta di continuo. Quindi il primo sarà prima di entrare in Svizzera, poi dopo 5 giorni prima di entrare in Germania, poi me lo farò prima di entrare in Lussemburgo, in Belgio, in Gran Bretagna, poi in Francia, in Spagna, in tutti i posti. Quindi da questo punto di vista avrò sotto controllo il coronavirus. Per quanto riguarda allora l'organizzazione, io ho già trovato i primi 50 giorni dove dormire, quindi avrò 50 giorni, mi sembra che io parto l'8 maggio fino al 17 giugno, se non erro, ho già trovato dove dormire. Persone di amici, Vespa Club, contatti vari, persone che mi hanno scritto ieri, ho già trovato un paio di contatti in Marocco che mi hanno scritto ieri, persone di tutte le parti d'Europa o del Nord Africa che hanno visto il viaggio mi hanno contattato e mi ospitano caffè, birre, colazione, pranzo, dormire, un po' di tutto. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo perché i primi 50 giorni sono sistemati. Ho già comprato tutta la parte di riserva, quindi tutte le parti della Vespa che mi servono di ricambio, che mi servono per il viaggio. E nel video che metterò domani o dopodomani vi mostrerò tutte le cose di ricambio che ho per il viaggio. Dal punto di vista invece dell'abbigliamento mi porterò un giubbotto pesante e sicuro un maglione pesante per la zona della nord della Gran Bretagna, perché io ho vissuto 2 anni in Scozia e ricordo benissimo il tempo della Scozia, piovoso, fresco, quindi lì porterò un giubbotto pesante nel caso le temperature dovessero abbassarsi di tanto. Per il resto poi vi faccio vedere nel prossimo viaggio. Questo viaggio sarà incredibilmente leggero, non porterò tenda, sacco a pelo, niente, perché come ho detto ho già trovato quasi tutte le persone. Rispetto all'altro viaggio viaggerò leggero. Questo zaino di scorta che metterò dietro, dove ci saranno i pezzi di ricambio e la roba invernale, e poi lo zaino che metterò davanti, dove ci sono i vestiti che userò tutti i giorni, il computer per montare i video e basta. Quindi i prossimi giorni vi mostrerò sia la parte della Vespa, quello che porterò come riparazione, e sia la parte dell'abbigliamento, quindi il vestuario che userò in questi 85 giorni, ho calcolato per il momento. Li ho calcolati, ma non devono essere per forza così, dando degli appuntamenti a alcune persone che sono molto entusiaste di incontrarmi, ho detto più o meno che arriverei intorno a quella precisa data. Poi se è slitto di un giorno o due, li avviserò ovviamente prima, ma questo deve essere un viaggio tranquillo, bello,
monterò un video al giorno e voglio raccontarvi tutto quello che c'è da raccontarvi. Quindi iscrivetevi al canale di questo canale YouTube e vi arriveranno tutte le notifiche senza che dovete andare a vedere poi nei miei post Facebook o nei posti o negli altri post di viaggi. Quindi iscrivendovi, commentate se avete suggerimenti, come avete fatto. Io fino adesso ho contato in 10 ore del post 741 commenti tra i 6 post che ho messo nei vari gruppi. 741 sono tantissimi e gli ho risposto a tutti. Ieri mi sono preso 5 ore di tempo per rispondere a tutti i commenti. Quindi se avete novità, notizie o qualsiasi cosa, informatemi, fate un gran favore, mi fate risparmiare un sacco di tempo anche voi. Quindi vi ringrazio di tutti i suggerimenti che mi avete dato ieri. Ovviamente io ho controllato tutto, c'erano alcune persone che mi dicevano ma lo sai che in Gran Bretagna non si può entrare, ma lo sai, ovviamente lo so, Marocco, Algeria e Tunisia sono chiuse adesso, ma io entrerò a luglio. Quindi a luglio dovrebbe essere aperta. Se non è aperta, invece di andare in Marocco, Algeria, dalla Spagna riprendo, vado in Sardegna, Italia, ritorno in Calabria. Quindi il viaggio potrebbe cambiare in base alle restrizioni, ma io parto, so che in Svizzera e in Germania adesso posso entrare. In Gran Bretagna entrerò fra 2 mesi, quindi inizio giugno. Fra 2 mesi le cose possono cambiare, quindi io intanto parto, poi le cose posso variare i viaggi, posso andare verso il nord, magari vado di nuovo in Danimarca dalla Germania a visitare un amico e poi ritorno di nuovo in Germania. Ci sono tante cose che potrei cambiare. L'idea del mio viaggio è questo che vi ho fatto vedere, questo qui. Che può cambiare è questo. Questo qui guardate com'è bello. Marco ha messo la bandiera dell'Europa e la bandiera dell'Africa. 15.000 km. Questo c'è la mia pagina Facebook che tutti possono vedere quando mi sorpasseranno in Vespa. E qui c'è il logo del Vespa Club Lizzano, che è il mio Vespa Club che si trova in provincia di Taranto, e qui c'è il logo del ricamificio che si trova ad Albano Laziale in provincia di Roma. Grazie Marco. È questo, se avete domande commentate tutto quello che vi serve, io vi rimando al prossimo video che lo farò o domani o dopodomani con tutti i pezzi di ricambio della Vespa che mi servono e poi vi farò vedere man mano le cose. Quindi grazie delle risposte, di tutti i commenti, 1000 mi piace, 10.000 commenti, condivisioni, centinaia. Grazie di aver condiviso queste cose perché molte persone non solo possono contattarmi e aiutarmi da un punto di vista del viaggio, perché in questo viaggio io non voglio avere sponsor, probabilmente ne avrò uno, perché con YouTube ho iniziato la partnership, quindi YouTube comincerà a pagarmi. Avere gli sponsor è la cosa più bella che c'è, perché aver pagato tutto il viaggio è magnifico, però poi c'è la responsabilità di documentare e di nominare tutti i giorni questo sponsor, quindi perdere un po' di tempo per nominare lo sponsor. Loro l'hanno perso per te dandoti dei soldi, tu è meglio che li perderai per loro per queste cose. Per il resto vi lascio ai commenti, quindi vi risponderò adesso a ottobre, rispondo a tutti i commenti possibili. Durante il viaggio sarà più difficile perché guiderò 8 ore al giorno, questa è la mia idea, fare più o meno 220 km al giorno di media. Ho tantissimi giorni di riposo, di solito ho 2 giorni di viaggio, un giorno di riposo, 3 giorni di viaggio, un giorno di riposo. Alcune volte faccio 2 giorni di riposo consecutivi, come in Germania, in Portogallo, in Gran Bretagna, perché voglio godermi il viaggio, riposarmi. Il posto dove vado, se mi piace e già l'ho controllato, voglio visitarle bene, quindi prendermi 1 o 2 giorni di liberi e girare in Vespa 30-40 km e visitarlo per bene, senza avere fretta. Quindi questo qui sarà un viaggio più rilassato dal punto di vista del viaggio, perché avrò diversi giorni liberi, ma un po' più stressante dal punto di vista dei social, perché caricherò un video al giorno e chi si occupa di montaggio video sa che per un video di 10 minuti, questo è quello che vorrò fare, ci vogliono almeno 3-4 ore, perché io metterò sottotitoli in 5 lingue. Voglio che le persone che parlano inglese, tedesco, portoghese, francese e spagnolo capiscono tutto il mio viaggio. Ci vuole un'ora per caricare i sottotitoli, un'ora per salvarsi il video, un'altra ora e mezza per tagliare, montaggio, musica, parole e tutte queste cose. Quindi circa 4 ore al giorno li perderò montando il video, però sarò felicissimo di raccontarvi tutto il viaggio, quindi darvi consigli, incontrando persone particolari, i cibi particolari, andando lì, non andando lì, visitate questo posto. Già le persone mi hanno dato dei consigli ieri incredibili di strade meravigliose da fare in Europa. Quindi il viaggio sarà così. Vi rilascio al prossimo video e ci vediamo domani o dopodomani, appena vedo quando organizzare le cose.
Ragazzi, grazie ancora, ci vediamo presto, ciao!